Buongiorno da Telfs, città di partenza della seconda tappa di questo Tour of the Alps 2026. Sarà una tappa di 147 km con i suoi 2500 metri di dislivello, di fatto sarà il primo arrivo in salita e l'unico arrivo in salita di questa edizione. Lasceremo l'Austria e il Tirolo per raggiungere l'Italia e l'Alto Adige con il suggestivo arrivo a Val Martello. Sarà l'unico arrivo in salita di questo Tour of the Alps 2026. Saranno due le salite che dovranno affrontare i corridori di quest'oggi. Passeremo anche dal suggestivo lago di Resia, quindi una lunga salita per raggiungere questa mitica scalata e sicuramente adesso le andremo a scoprire insieme. Siamo sulla prima salita di giornata, il primo Gran Premio della montagna. In questo momento stiamo scalando il Pillar Sutter. Non è una salita impossibile, sono 9 km, circa il 7% di pendenza media, ovviamente è ancora molto lontana dal traguardo. Quando si scollinerà ci sarà ancora un po' di falsopiano, si rimane un po' in quota per qualche chilometro e poi una lunga discesa anche molto tecnica, soprattutto molto veloce. E poi ci avvicineremo all'imbocco della lunga salita verso il lago di Resia. Gran Premio della montagna del lago di Resia, qui alla mia destra il campanile di Couronne. Non è una salita particolarmente impegnativa, anzi tutt'altro. Le pendenze sono sempre molto dolci, non superano il 5 e il 6%, ma per brevi, veramente brevissimi tratti. Mancheranno 60 km quando i corridori scollineranno qui al lago di Resia. Per l'arrivo a Val Martello questa salita non farà sicuramente grosse differenze, anzi i corridori praticamente con la condizione che avranno se ne accorgeranno veramente ben poco, ma da qui in poi ci sarà ancora un falsopiano di 10 km prima di iniziare la discesa e poi gran finale sull'ultima salita di Val Martello. Siamo all'uscita del paese di Coldrano, dove abbiamo affrontato il traguardo volante con Abbuoni. Qui inizia ufficialmente la salita finale di Val Martello. Sarà una salita di poco più di 6 km con pendenza media dell'8%. Andiamo a pedalare questa salita. Fortunatamente nel 2014 io non ho affrontato il Giro d'Italia in cui si arrivava proprio qui, nella salita di Val Martello. Fu una giornata da tregenda. Nairo Quintana andò a conquistare non solo la tappa, ma di fatto mise il sigillo a quel Giro d'Italia e mi auguro che i corridori a questo Tour of the Alps non passino una giornata come quella del 2014, anche se in quell'occasione veniva affrontato in precedenza sia Stelvio che Gavia e fu una giornata veramente molto dura. Però sarà molto dura anche per gli atleti del Tour of the Alps, perché questa è una salita non impossibile, ma di fatto, essendo l'unico arrivo in salita di questo Tour of the Alps 26, qua chi vorrà vincere la classifica, chi vorrà portare a casa la classifica, dovrà sicuramente fare qualcosa di incredibile, perché è un trampolino di lancio troppo importante. Di fatto la salita terminerà a 500 metri dal traguardo e dopodiché non ci sarà più possibilità di recuperare secondi, perché in un amen saremo sul traguardo. È un arrivo semplice perché si arriva praticamente molto lanciati, molto veloci, però si viene da 6 km, poco più di 6 km all'8,8%, una salita non impossibile, però molto costante. Non sarà sicuramente la tappa più dura di questo Tour of the Alps, ma sarà la tappa chiave, perché di fatto si arriva in leggera discesa, ma la salita di Val Martello terminerà a 500 metri da qua, quindi chi vorrà portare a casa questo Tour of the Alps dovrà sicuramente infliggere più secondi possibili agli avversari.